Cari fratelli e cari amici, vogliamo condividere con voi questo estratto della testimonianza di Emanuele Eni, un orfano che ebbe la sfortuna di essere iniziato fin da piccolo alla stregoneria da uno dei suoi amici. Ha servito Satana a suo malgrado, fino al giorno in cui Gesù Cristo ha avuto pietà di lui e lo ha liberato dal mondo delle tenebre. Capitolo 1. La mia fuga verso una nuova vita. Questa è una storia delle opere di Dio, delle sue opere potenti, meravigliose e misteriose, in obbedienza al comando datomi da Gesù Cristo. Va e rendi testimonianza di quello che io ho fatto per te. La mia storia cominciò 22 anni fa in un piccolo villaggio chiamato Amerie Iriegbu Osu Aitem, nello stato d'Imo. I miei genitori non facevano parte dei ricchi, ma mio papà aveva avuto il privilegio di ereditare da mio nonno 42 ettari di terra, una benedizione che oggi ha portato la più grande sfortuna mai registrata nella storia della famiglia. Mio papà era fortemente invidiato dai suoi parenti vicini e lontani per delle ragioni che io non conosco, forse per la sua enorme eredità di terra. Noi eravamo una famiglia felice, i miei genitori avevano 4 figli, Love, Margaret e Manuel Chiniere. Dopo che ebbero le prime 2 figlie, i miei genitori aspettarono 14 anni prima di avere me, l'unico figlio, e, più tardi, la mia sorella più giovane, Chiniere. Questo portò una vera felicità nella famiglia, ma questa felicità fu di breve durata perché accadde la prima tragedia. La mia squisita e altruista mamma morì. Si dice, dalla stregoneria. 4 anni più tardi morì mio padre, anche lui per mezzo di un'opera malvagia associato ad una fattura. 2 anni dopo la morte di ambedue i miei genitori, la mia sorella più vecchia, Love, scomparve misteriosamente e Margaret, la seconda figlia dei miei genitori, diventò pazza. Fu una catena di tragedie nella vita di una umile e fino a quel momento felice famiglia. La mia sorella più giovane, Chiniere, e io fummo mandati dai nostri nonni. Là, completai la scuola elementare e fui in seguito ammesso alla scuola secondaria di Aitem. Io feci 3 anni e poi dovetti fermare i miei studi perché vennero a mancare i soldi per pagare le tasse scolastiche, eccetera. Poco tempo dopo, morirono anche i miei nonni. Dopo tutte le cerimonie funebri, un parente sconosciuto prese con sé la mia più giovane sorella Chiniere e fino a questo giorno non so dove si trova. A motivo di gravi maltrattamenti da me subiti, fui costretto a ritornare a casa di mio padre e a vivere là, da solo all'età di 13 anni. Come può vivere un bambino di 13 anni in mezzo ai nemici di suo padre e di conseguenza ai suoi propri nemici? Come ero molto spaventato! Questi fatti sembrarono avermi portato alla fine di una vita che valeva la pena di essere vissuta. C'era qualcuno che si interessava di me. C'era qualcuno che era preoccupato per una sfortuna di un piccolo ragazzo. Un giorno incontrai un amico che avevo conosciuto alla scuola elementare. Si chiamava Kinedum Onwukwe. Lui mi voleva molto bene e avendo sentito parlare di tutto quello che mi era accaduto, mi portò dai suoi genitori che mi ricevettero volentieri e mi accolsero come un secondo figlio. La vita tornò di nuovo normale. Si interessavano molto di me. Ero di nuovo felice. Allora seppi che l'Iddio che mia madre pregava quando era viva era vivo da qualche parte, perciò egli mi aveva provveduto dei nuovi genitori. Così pensavo io nella mia mente. Io gustai questa benevolenza per circa 2 anni e poi il diavolo colpì ancora. Kinedum e i suoi genitori stavano viaggiando verso Umuahia e la loro macchina andò a sbattere contro un autocarro che trasportava laterizi. Kinedum e i suoi genitori morirono sul colpo. Quando ricevetti la notizia crollai. Si può ben immaginare il mio dolore. Riuscii a sopravvivere durante la cerimonia di sepoltura, fornendo la legna a coloro che cucinavano e andando a fare degli acquisti. Al termine della cerimonia ritornai a casa di mio padre e ricominciai a fare i lavori umili per potermi nutrire. Continuai a fare lavori di qualsiasi genere nella fattoria, nei giardini, andando a pescare con anziani fino a che un giorno un uomo del mio quartiere mi prese a lavorare nella sua fattoria per un misero salario. Nella fattoria egli mi sottopose a una serie di domande. Primo, egli mi domandò di mostrargli le terre di mio padre. Secondo, mi chiese di consegnargli alcune delle terre. Terzo,
Mi disse che dopo aver lavorato per lui, il salario sarebbe consistito in una cena a casa sua. Ma come avrebbe potuto un ragazzo di 13 anni conoscere le terre di suo padre? E quale diritto poteva avere un ragazzo di quella età di consegnare tali terre a un uomo, non importa quanto questi fosse strettamente affine? Io rifiutai di accondiscendere alle sue richieste e lui si offese. Egli allora giurò di uccidermi nella foresta. Mi spaventai e mi misi a correre e gridai per ricevere aiuto. Sfortunatamente, poiché la zona era in un posto lontano dentro la fitta foresta, nessuno venne in mio aiuto, ma l'aiuto mi venne da Dio. L'uomo mi inseguiva con il suo coltello, ma io, essendo più giovane, ero troppo veloce per lui e caddi in un fosso profondo circa 1,82 metri e fui coperto in esso dall'erba. Mi cercò per un po' di tempo, poi lasciò perdere. Più tardi, io uscii con difficoltà dal fosso e attraverso un'altra strada ritornai al villaggio. Riferii il fatto agli anziani del quartiere, ma non fu intrapresa nessuna azione, la solita condizione degli orfani. Questo incidente creò un vero odio nel mio giovane cuore. Nessuno mi amava, nessuno si interessava di me. Io mi domandavo nella mia mente perché qualcuno, sapendo che io non avevo genitori, voleva uccidermi. La mia vita era piena di sofferenza. Ora io so che Dio nel suo amore impedì al diavolo di suggerirmi di commettere suicidio. Mi volsi alla Chiesa e diventai un membro pieno della Chiesa delle Assemblee di Dio del mio villaggio. Lo sono ancora, ma sfortunatamente nessuno si interessò di me quantunque certi membri mi conoscessero. È importante notare che io diventai un membro pieno di quella Chiesa senza conoscere Gesù Cristo. Io non seppi mai che cosa significasse essere nato di nuovo. Se voi vi trovate nella Chiesa di Gesù Cristo e siete nella situazione in cui mi trovavo io, date la vostra vita al Signore Gesù Cristo. Nel mezzo di tutte queste avversità e sofferenze apparve Alice. Era una ragazza che io avevo conosciuto alla scuola elementare. Lei aveva 5 anni più di me e proveniva dallo stesso villaggio. Eravamo nella stessa classe, sedevamo nello stesso banco e diventammo molto amici. Con questo amore di infanzia noi ci promettemmo di sposarci quando saremmo diventati grandi. Ridicolo! Un bambino che allora aveva 11 anni, senza genitori né alcuna istruzione, senza cibo da mangiare, che prometteva di sposare una ragazza 5 anni più vecchia di lui. Alice, più tardi, partì per Acure per fare la sua scuola secondaria e mi inviò dozzine di lettere d'amore. La volta successiva che io incontrai Alice, io avevo 15 anni e lei ne aveva 20. Lei aveva finito la sua scuola secondaria e stava lavorando con la Standard Bank, ora si chiama First Bank, di Lagos, dove vivevano i suoi genitori. Alice, avendo saputo quello che mi era accaduto e la mia condizione, ne approfittò. Ella mi persuase a raggiungerla a Lagos e mi diede l'indirizzo di casa sua con 50 naira, moneta nazionale della Nigeria. Quella somma di denaro era una fortuna per un giovane ragazzo di 15 anni che non aveva mai guadagnato più di 2 naira al giorno. Era manna dal cielo e questo significava che Lagos doveva essere un posto meraviglioso con tanti soldi e con le buone cose della vita che tutti possono godere. Allora io dovevo andare a Lagos per guadagnarmi i miei soldi e anche per procurarmi delle ricchezze. Andare a Lagos, per me, era la mia unica via di fuga. Per fuggire lontano dai nemici di mio padre, fuggire dalla fame e da tutti i miei problemi. Fuggire! Sì, fuggire da tutto quello che è cattivo. Capitolo 2. L'iniziazione. C'è una via che all'uomo sembra diritta, ma la sua fine sfocia in vie di morte. Proverbi 14 e 12. Ma gli empi sono come il mare agitato, che non può calmarsi e le cui acque vomitano melma e fango. 21 Non c'è pace per gli empi, dice il mio Dio, Isaia 57, 20 a 21. E la vita senza Gesù Cristo è esattamente come dichiarato nei versetti qui sopra. Io lasciai il mio piccolo villaggio armato di 50 naira e dell'indirizzo datomi da Alice. Io fuggivo verso la liberazione, la libertà, il piacere e tutto ciò che li accompagna, ma come vedrete più tardi era lontano da quello che io avevo immaginato nel mio giovane cuore. Quando arrivai a Lagos, la città era così bella ai miei occhi e la paragonai al paradiso,
Non importa a che cosa rassomigliasse il paradiso. Io vidi tutti quegli edifici alti e belli e su ogni faccia, io potevo vedere la felicità, così io pensavo. Le persone apparivano molto occupate, ognuno si occupava dei suoi affari. Io ero eccitato e dissi a me stesso, ora io so che sono libero. Arrivai a Kintola Road, sull'isola Victoria, e fui bene accolto da Alice e dai suoi genitori. I genitori conoscevano me e il mio passato, dato che venivamo dallo stesso villaggio, ma non avevano mai saputo della mia relazione con la loro figlia. Alice allora mi presentò a loro come un uomo che lei aveva scelto di sposare. I genitori rimasero scioccati, ma dopo qualche discussione con lei acconsentirono a condizione che essi promuovessero la mia istruzione. Alice rigettò la loro proposta e richiese che mi fosse permesso di vivere con lei nel suo proprio appartamento. I genitori non poterono accettare questo, ma lei insistette. Essi ebbero una forte discussione per 4 giorni e sottoposti ad una influenza inspiegabile, essi acconsentirono e io andai ad abitare con Alice. Alice, una ragazza molto bella, mi disse che lei era una contabile presso la Standard Bank e che mi avrebbe reso ricco e che mi avrebbe dato tutto quello di cui io avevo bisogno in questa vita e disse: tu non devi fare altro che sistemarti e divertirti. La mia prima impressione di Lagos era dopo tutto vera. Pochi mesi prima, io ero in una piccola capanna in un piccolo villaggio circondato dall'odio, dalla fame e dalla sofferenza, e ora qua io vivevo in una grande città, in un appartamento ben ammobiliato, con una bella moglie che aveva promesso di darmi tutto quello che la vita poteva offrire. Alice mi coprì di doni, di denaro, di vestiti, di amore, eccetera. Io non avevo mai saputo che il mondo fosse pieno di queste buone cose. Il diavolo in verità è un seduttore. Il diavolo non ha nessun dono gratuito. Qualsiasi cosa egli ti dà, te la dà in cambio dell'anima tua. Questo stato di euforia durò poco, perché dopo un periodo di 3 mesi cominciarono ad accadere delle cose strane. Le esperienze misteriose. Una notte, mi svegliai nel pieno della notte e trovai un boa constrictor al mio fianco. Volevo gridare, ma mi fu impossibile. Alcune notti io mi svegliavo e vedevo il corpo di Alice trasparente come una busta di cellophane. Alcune notti lei spariva e riappariva. Alcune notti sentivo strani rumori o delle danze nella stanza del soggiorno, eccetera. Io non potevo più sopportare questi avvenimenti spaventosi e così decisi di interrogarla, e la sua prima reazione fu violenta e mi diede un serio avvertimento. Lei mi disse: non mi fare più questa domanda, altrimenti faremo i conti. Da allora io seppi che la mia vita era in pericolo. Io allora preferii le sofferenze nel villaggio a quello che avevo scoperto. Cominciai ad avere paura di Alice. Passarono 2 giorni e lei arrivò con sorrisi, doni e mi abbracciò. Lei mi disse quanto mi amava e si interessava di me e mi incoraggiò a non avere paura e mi promise di spiegarmi le cose più tardi. Mi portò ad un night club e là mi ricordò la sua promessa di rendermi ricco, eccetera. Mi disse un giorno: tu saprai tutto quello che so io. Noi tornammo e la vita tra di noi continuò come se fosse normale, ma io internamente sapevo che ero in pericolo, ma come potevo scappare? E dove sarei fuggito? È importante notare a questo punto che i genitori di Alice non sapevano che la loro figlia, sebbene giovane, fosse seriamente coinvolta nell'occultismo e nello spiritismo, ed lei mi avvertì seriamente di non dirlo mai ai suoi genitori se ci tenevo alla mia vita. Caro lettore, puoi immaginare una ragazza di 20 anni fare tutte queste cose? Il mondo esteriore la vedeva come una ragazza molto bella e innocua che lavorava in una grande banca, ma lei era un agente del diavolo. Come tu scoprirai più avanti in questa testimonianza, oggi ci sono molte giovani come Alice nel mondo. Una scoperta orribile. Un giorno, dopo che Alice era partita per il lavoro, io decisi di perquisire l'appartamento. Lei era giovane, ma l'appartamento era ben ammobiliato. Lei aveva 4 frigoriferi e nell'aprirne uno, io vidi dei teschi umani e differenti parti del corpo umano sia fresche che secche. Dentro il soffitto c'erano degli scheletri. In un altro angolo di una delle stanze io vidi, quello che io più tardi seppi essere una camera, un vaso d'acqua ripieno di sangue e un piccolo albero nel centro del vaso,
un recipiente ricavato da una zucca e un panno rosso a fianco. Non potei continuare. Ora io sapevo che ero un uomo morto e dato che non sapevo dove fuggire, io abbandonai la mia vita a qualsiasi cosa potesse arrivare, la vita o la morte, e tenni la bocca chiusa. Alice tornò dal lavoro e dal modo in cui mi guardò io compresi che lei, proprio mentre era nel suo ufficio, seppe quello che io feci nella casa. L'incontro con il mondo dell'occulto. Il giorno successivo, Alice mi domandò di seguirla ad una riunione. Io ero già un prigioniero e non avevo scelta. Ci recammo presso un grande edificio nei sobborghi di Lagos. Quando arrivammo, l'edificio aveva una sala per conferenze sotterranea. Alice mi ordinò di entrare all'indietro. Io ubbidii e entrai con la mia schiena. Lei fece lo stesso. La sala era molto grande e circa 500 giovani uomini e donne erano seduti in cerchio, e seduto sopra di loro c'era un uomo senza un corpo di cui si poteva vedere solo la testa. Egli era il capo. Alcuni di questi giovani erano studenti, non laureati, professori, eccetera. Alice spinse un bottone nel muro e fuori dal suolo venne fuori una sedia e io mi sedetti. Lei spinse un altro bottone e venne fuori un'altra sedia per lei, e si sedette. Lei mi presentò alla congregazione come un nuovo membro ed essi applaudirono e mi diedero il benvenuto. Alice perciò ottenne una promozione. Io non compresi nulla di quello che fu discusso in quella riunione. Alla fine della riunione, e come stavamo per partire, il capo mi chiese di ritornare da solo il giorno successivo. Questo fu il mio primo incontro con il mondo dell'occulto. Quella stessa notte, alle ore 2, l'ora in cui tutte le forze delle tenebre e i loro agenti abitualmente si riuniscono e compiono le loro azioni pericolose, Alice mi svegliò e mi rivelò delle cose sbalorditive. Lei mi disse: «Io non sono un essere umano normale. Io sono mezzo umano e mezzo spirito, ma in massima parte appartengo al mondo spirituale. Quello che tu vedi nella mia camera è quello che io uso ogni mattina durante le mie preghiere affinché gli spiriti mi guidino durante tutto il giorno. Per ciò che concerne gli scheletri, ti farò sapere più tardi». Non dissi una parola. Lei tirò fuori alcuni libri che parlavano dei misteri del mondo affinché io li leggessi, e siccome ho una mente indagatrice, io decisi di leggerli. In breve tempo diventai interessato e immediatamente Alice vide che io ora ero interessato e, senza che io lo sapessi, mandò il mio nome ad una società occulta in India. Come mi era stato ordinato precedentemente, il giorno dopo, io ritornai alla società da solo e la incontrai altre 9 persone e alcuni testimoni. Noi dovevamo essere iniziati. Noi fummo chiamati al centro della sala e ci furono somministrate le seguenti cose. 1. Un intruglio che pareva mastice fu strofinato sui nostri corpi. Questo ci qualificava ad essere un membro pieno. 2. Ci fu dato da bere un bicchiere pieno di un liquido che somigliava all'olio. Questo ci qualificava ad essere un agente. 3. Sulle nostre teste fu strofinata una polvere nera somigliante a della sostanza. Questo ci qualificava a studiare i loro misteri. Sempre senza che io lo sapessi, questa cerimonia di iniziazione veniva registrata in India e il giorno successivo io ricevetti una lettera da loro. Nella lettera mi venne ordinato di macchiare la lettera con il mio proprio sangue e di spedirgliela indietro tramite un mezzo che essi mi descrissero, non tramite l'ufficio postale. Io lo feci. Da questo punto a cui ero arrivato non c'era la possibilità di tornare indietro. Tornare indietro avrebbe significato la morte, come mi veniva sempre ricordato, e io sapevo che per me non c'era più speranza. Il patto con Alice. Un mattino di buon'ora, Alice mi disse che c'era da compiere una cerimonia importante nella casa. Alle 2 di notte, lei portò una bambina che stava strisciando, una bambina viva. Davanti ai miei occhi, Alice con le sue dita strappò gli occhi della bambina. Il grido di quella bambina spezzò il mio cuore. Alice poi macellò la bambina facendola a pezzi e mise sia il sangue che la carne in un vassoio e mi domandò di mangiare. Io mi rifiutai. Lei mi guardò diritto in faccia e quello che venne fuori dai suoi occhi non mi è possibile spiegarlo per iscritto. Prima che comprendessi quello che stava succedendo, io stavo non solo masticando la carne ma anche leccando il sangue. Mentre accadeva tutto questo, lei mi disse:
Questo è un patto tra di noi. Tu non riferirai mai a nessun essere umano sulla terra, niente di quello che mi vedi fare o niente che mi concerne. Il giorno che tu infrangerai questo patto, sarà la tua fine. Questo significava che il giorno che io avrei rotto questo patto, sarei stato ucciso. Dopo questo avvenimento io cominciai ad avere delle strane sensazioni dentro di me. Io ero cambiato e non potevo più controllare me stesso. Una parola di avvertimento alle mamme. Conoscete le persone che vi aiutano in casa vostra? Conoscete la loro vita? Vi interessate a scoprire tutto quello che concerne lui o lei prima di affidargli o affidarle la vita dei vostri figli, eccetera? Come fece Alice a procurarsi quella piccola bambina che uccise? Voi vi domanderete. Quindi, genitori, studiatevi di conoscere la vita di coloro che vi aiutano in casa. Quando Alice vide che era riuscita ad attirarmi pienamente dentro lo spiritismo e che io stavo crescendo rapidamente in esso, lei fu soddisfatta e seppe che la sua missione era compiuta. Lei mi trovò un appartamento, mi aiutò ad arredarlo e poi ruppe le relazioni. Il patto in India. La società occulta situata a Dail, in India, mi mandò una seconda lettera domandandomi di recarmi in India. In questa lettera mi fu anche ordinato di fare le seguenti cose: mangiare degli escrementi e dei topi putrefatti e avere dei rapporti sessuali con degli spiriti durante la notte nel cimitero. Dopo aver compiuto queste cose, io fui obbligato a non avere mai più nessun rapporto sessuale con nessuna donna sulla terra. Mandai una risposta alla loro lettera informandoli che io non avevo nessun visto e che non sapevo come recarmi in India. In quel tempo io avevo iniziato a fare degli affari. Io ero un grosso contrabbandiere, ma a cagione di questi poteri che mi assistevano, io non avevo alcun problema con la dogana, eccetera. Cominciai ad avere molti soldi. Il cibo e i materiali non erano più scarsi. Un giorno chiusi a chiave il mio appartamento e uscii. Quando tornai, aprì la porta ed ecco c'era un uomo che sedeva nel salotto. Mi spaventai. Quest'uomo mi disse: «Sei Emanuel Amos?» Io risposi di sì. Egli disse: «Io sono stato mandato per portarti in India, preparati dunque». Io chiusi tutto a chiave, andai e mi sedetti accanto a lui sul cuscino, pronto per l'ordine successivo. Ma come un lampo, egli mi toccò e noi svanimmo. Io mi ritrovai in una grande sala di conferenze a Dail, in India, con una grande congregazione che stava già seduta e che aspettava di darci il benvenuto. Furono portati degli schedari dove era stato già scritto il mio nome e mi fu domandato di firmare accanto al mio nome. Io lo feci. Furono portati un vassoio contenente carne umana tagliata a pezzi e una bacinella con del sangue. Ad ogni persona fu dato un boccale vuoto, e poi un uomo senza testa andò attorno versando il sangue e la carne nei boccali. Venivano anche bruciati delle candele e degli incensi. L'uomo senza testa fece degli incantesimi e tutti bevvero il sangue e mangiarono la carne, dopodiché la riunione terminò. Le mie iniziazioni in India. Ora era venuto il periodo della mia prova. Fui mandato in una valle profonda circa 200 metri. In questa valle c'erano diversi tipi di pericolosi rettili e di bestie feroci che mi dovevano torturare. Io non dovevo gridare, perché se avessi gridato avrei fallito l'esame e la conseguenza era la morte. Dopo 7 giorni di agonia fui portato fuori e mandato in un posto chiamato giungla indiana. In questa giungla io vidi differenti tipi di uccelli demoniaci. Erano demoniaci perché alcuni avevano facce come i cani, altri come i gatti, eccetera, eppure avevano delle ali. All'interno di questa giungla c'è una grotta, e solo questi uccelli demoniaci possono aprire la grotta. Essi aprirono la grotta e io entrai dentro. Le cose che io vidi sono difficili da spiegare. C'erano delle creature terribili, alcune assomigliavano a esseri umani ma con delle code e senza facce umane, eccetera. Questo fu un altro luogo di tortura. La tortura che c'era là potrebbe essere descritta al meglio come un mezzo inferno. Io rimasi in quello stato per 7 giorni e poi fui portato fuori. In seguito fui mandato in una biblioteca molto grande che conteneva grossi volumi di libri mistici da studiare. Io più tardi ne presi 2. Uno si chiamava Abisinia, che
che significa distruzione, e l'altro si chiamava Assinia, che significa dare vita o guarigione. Più tardi mi furono dati altri libri. Mi fu ordinato di costruire una camera appena sarei tornato in Nigeria. La camera doveva avere le seguenti cose in essa: un vaso d'acqua del mio paese, ripieno di sangue umano, un albero vivente all'interno, un cranio umano, delle piume di avvoltoio, pelle di animali selvaggi, pelle di boa e delle grosse lateriti brillanti a fianco del vaso. Il sangue all'interno del vaso doveva essere bevuto ogni mattina pronunciando un incantesimo. Mi fu anche ordinato di non mangiare più nessun cibo preparato dagli uomini perché sarei stato nutrito in maniera soprannaturale. Con tutte queste istruzioni, ritornai in Nigeria nella stessa maniera in cui ero partito e adempii tutte quelle istruzioni. Di ritorno a casa in Nigeria. Ora ero diventato parte integrante del mondo spirituale e potevo viaggiare a mio piacimento in qualsiasi parte del mondo. Secondo i libri che avevo portato, nello spazio vivono degli esseri spirituali. Forse essi avrebbero incrementato la mia potenza, e così decisi di provare. Uscii fuori di casa mia, feci alcuni incantesimi e chiamai il vento selvaggio e scomparvi. Mi ritrovai nello spazio e vidi questi esseri spirituali. Essi mi domandarono: «Cosa vuoi?» Io gli dissi che volevo dei poteri. Tornai sulla Terra dopo 2 settimane, dopo avere acquisito da loro dei poteri. Come ho detto prima, io non potevo più controllarmi. Nonostante tutti questi poteri che io avevo già ricevuto, io ancora avevo bisogno di sempre più poteri. Io allora decisi di recarmi nel mondo sotterraneo per verificare quello che era scritto nei libri che mi erano stati dati. Un giorno andai in un posto nascosto nella boscaglia, feci alcuni incantesimi come veniva detto nei libri e comandai al terreno di aprirsi. Il terreno si aprì e i demoni mi crearono immediatamente dei gradini di scala. Io misi i piedi nella scala ed entrai proprio dentro il terreno. C'era una oscurità totale che può essere paragonata solo ad una delle piaghe che sopravvennero in Egitto così come riportata nella Bibbia. Io vidi molte cose che sono difficili da spiegare. Io vidi delle persone incatenate, delle persone occupate a fabbricare denaro. Il loro compito è lavorare giorno e notte per fornire il denaro a coloro che le hanno fatte prigioniere. Io vidi alcuni membri d'élite di società segrete che venivano dentro a fare alcuni sacrifici e poi tornavano sulla terra con alcuni regali che erano stati dati loro dagli spiriti che controllavano quel posto. Io vidi alcuni responsabili di chiese che venivano per ricevere poteri, come il potere di dire una cosa senza che questa sia messa in dubbio nella loro chiesa. Io stetti là per 2 settimane e ritornai dopo aver ricevuto altri poteri. Le persone mi vedevano sia giovane che innocente, ma non seppero mai che io ero pericoloso. Ci sono tante persone simili in giro, solo coloro che sono in Cristo Gesù sono al sicuro nel vero senso della parola. Il patto con la regina della costa. Una sera, io decisi di fare una passeggiata. Lungo la fermata del bus di Ebuttemetta, io vidi in piedi una bella giovane donna. Non le dissi mai una parola. Il giorno successivo, mentre passavo ancora di là, la vidi ancora allo stesso posto. Il terzo giorno io la vidi ancora allo stesso posto e mentre passavo lei mi chiamò. Mi fermai e mi presentai a lei come Emanuel Amos, ma lei rifiutò di presentarsi. Io le domandai il suo nome e il suo indirizzo, ma lei rise soltanto. Lei mi domandò il mio indirizzo e io le diedi solo il nome della strada. Quando stavo per andarmene, lei mi disse che un giorno sarebbe venuta a visitarmi. Nella mia mente dissi: questo è impossibile, io non le ho dato il numero di casa mia, come può quindi venire? Ma lei mantenne la parola. Una settimana dopo quell'incontro alla fermata del bus, io sentii bussare alla mia porta. Era lei, la donna misteriosa. Io le diedi il benvenuto. Io nella mia mente mi domandavo chi fosse questa bella giovane donna, e sapeva lei che stava infiltrandosi in un campo pericoloso? La intrattenni e poi ella andò via. Dopo questa prima visita, le sue visite divennero regolari, ma noi non avemmo nessun rapporto di qualsiasi genere. Io notai che nelle sue visite lei veniva ad un momento ben preciso,
e che non veniva né un minuto prima e né un minuto più tardi. In alcune delle sue visite io la portavo al Lagos Bar Beach, all'Hotel Paramount o all'Hotel Ambassador eccetera. Durante tutto questo tempo, lei non mi disse il suo nome. Decisi di non preoccuparmi dato che sapevo che la nostra relazione non sarebbe andata oltre. Io avevo già ricevuto l'ordine di non toccare mai una donna. Improvvisamente lei cambiò l'orario delle sue visite e cominciò a visitarmi di notte. Durante una delle sue visite lei mi disse: «Ora per te è giunto il tempo di visitarmi». Quella notte noi stettimo assieme e alle 8 del giorno successivo noi partimmo. Prendemmo un bus e lei disse all'autista di fermarci presso la costa. Quando ci fermammo, io le domandai: «Dove stiamo andando?» Lei mi disse: «Non ti preoccupare, tu stai per sapere dove abito». Lei mi portò in un angolo della spiaggia e prese qualcosa simile ad una cintura e ci legò con essa e immediatamente venne una forza da dietro di noi e ci spinse nel mare. Noi cominciammo a volare sulla superficie dell'acqua direttamente nell'oceano. Caro lettore, queste cose mi accaddero nella mia forma fisica. Ad un certo punto noi sprofondammo nel fondo marino e con mia sorpresa io vidi che camminavamo lungo un'autostrada. Noi ci trasferimmo in una città popolata da tante persone che erano molto occupate. Il mondo spirituale. Vidi dei laboratori scientifici, dei laboratori di progettazioni e un teatro. In fondo alla città io vidi delle belle giovani ragazze e dei giovani uomini di bell'aspetto. Non vidi nessuna persona vecchia. La mia accompagnatrice mi presentò a loro e mi fu dato il benvenuto. Lei mi condusse in un posto chiamato stanza scura, in una stanza di essiccazione e in una stanza di imballaggio. Lei poi mi portò in un'azienda principale e in un magazzino e poi tornò nella sua dimora privata. Là mi fece sedere e mi disse: «Io sono la regina della costa e desidererei molto lavorare con te. Io prometto di darti ricchezze e tutte le cose che le accompagnano, protezione e tutto ciò che l'accompagna, la vita e un angelo per guidarti». Lei premette un bottone e venne fuori un vassoio con dentro della carne umana, fatta a pezzi, e noi la mangiammo assieme. Lei ordinò ad un boa di apparire e mi chiese di ingoiarlo. Ma questo mi era impossibile. Lei insistette, ma mi era impossibile. Come potevo ingoiare un boa vivente? Allora lei usò i suoi poteri e io lo ingoiai. Questi tre patti, la carne umana e il sangue, il boa e l'angelo demoniaco, dovevano garantire che nessun segreto fosse rivelato. Ma all'angelo fu dato il potere di disciplinarmi se io mi fossi sviato e il potere di portarmi il cibo dal fondo del mare ogni volta che io ero sulla terra. Io promisi di obbedirle sempre. Dopo questa promessa lei mi portò in un'altra parte dell'oceano, questa volta in un'isola. C'erano degli alberi e ogni albero aveva un compito differente. Un albero per avvelenare, un albero per uccidere, un albero per invocare e un albero per curare. Lei mi diede il potere di trasformarmi in tutti i tipi di animali marini come l'ippopotamo, il boa constrictor e il coccodrillo, e poi lei svanì. Rimasi nel mare per una settimana e attraverso uno dei mezzi menzionati sopra, vale a dire sotto forma di coccodrillo, io tornai sulla terra. I laboratori del mondo sotterraneo. Io rimasi in Lagos per una settimana e poi tornai nel mare. Questa volta ci rimasi 2 mesi. Io andai nel laboratorio scientifico per vedere che cosa stava succedendo in esso. Io vidi dei psichiatri e degli scienziati che lavoravano tutti molto seriamente. Il lavoro di questi scienziati è quello di ideare belle cose come macchine appariscenti eccetera, armi ultramoderne, e di conoscere il mistero di questo mondo. Se fosse possibile conoscere la colonna di questo mondo essi la potrebbero conoscere, ma grazie siano rese a Dio, solo Dio la conosce. Io mi trasferii nella stanza di progettazione e là io vidi molti modelli di vestiti, di profumi e diversi tipi di cosmetici. Tutte queste cose, secondo Lucifero, devono distrarre l'attenzione dell'uomo dall'onnipotente Dio. Io vidi anche differenti modelli di oggetti elettronici, di elaboratori e di sistemi d'allarme. C'era anche una televisione tramite la quale essi riconoscevano chi erano i cristiani nati di nuovo nel mondo.
La si potevano vedere e distinguere coloro che si limitano ad andare in chiesa e coloro che sono dei veri cristiani. Io poi mi spostai dai laboratori alla stanza scura e alla stanza di essiccazione. La stanza scura è dove essi uccidono i membri che sono disobbedienti. Essi li uccidono prima dissanguando la persona e poi mandano la persona in una stanza dove la persona viene macinata e ridotta in polvere. Poi, la polvere viene mandata nella stanza dell'insaccaggio dove essa viene messa in sacchi e conservata per i fattucchieri locali per i loro incantesimi. C'erano altre cose che sono difficili per me spiegare per iscritto. Nonostante tutti quei poteri che io possedevo, io non ero ancora qualificato per incontrare Lucifero, ma ero solo qualificato per essere suo agente. In ogni modo, io ero soddisfatto che ora avevo dei poteri ed ero in grado di affrontare le cose, di sfidarle e di distruggerle a mio piacimento. Io pensavo nella mia mente, potrebbero esserci altri poteri da qualche altra parte? Capitolo 3. Il regno malvagio. Il ladro non viene se non per rubare e ammazzare e distruggere. Io son venuto perché abbia la vita e l'abbiano in abbondanza. Giovanni 10:10. Quando ritornai a Lagos, io continuai ad occuparmi dei miei affari e dopo 2 settimane io tornai nel mare. La regina della costa mi diede quello che lei chiamò il suo primo incarico. Io dovevo recarmi nel mio villaggio e uccidere mio zio, un importante e potente stregone guaritore che era responsabile, secondo lei, della morte dei miei genitori. Io obbedii e andai, ma non avendo mai ucciso prima di allora, io non ebbi il coraggio di ucciderlo, distrussi piuttosto i suoi amuleti e gli tolsi i poteri che aveva. Il risultato di questo atto fu che lui perse definitivamente tutti i suoi clienti. Io tornai per fare un rapporto della mia missione, ma lei si arrabbiò con me. Lei disse che per avere disobbedito ai suoi ordini io meritavo la morte, ma a cagione del suo amore per me, lei mi avrebbe mandato di nuovo allo stesso villaggio per uccidere 2 anziani che, lei disse, avevano partecipato all'uccisione dei miei genitori. Non capii se questo fu o meno una punizione per averle disobbedito. Comunque io ubbidii e tornai al villaggio. Riuscii a uccidere questi uomini e mandai il loro sangue alla regina della costa. Come risultato delle misteriose circostanze della loro morte, gli anziani del villaggio andarono a consultare un altro potente fattucchiere guaritore locale che normalmente mandava il fulmine per fare indagini sull'uccisore. Sfortunatamente per quegli uomini, io incontrai il mago guaritore sul piano spirituale dove lui si trovava per consultare gli spiriti e lo avvertii di non dire nulla se ci teneva alla sua vita. Egli venne fuori e disse agli anziani di andare a casa e supplicare uno dei loro figli che essi avevano offeso, e lui non menzionò mai il mio nome. Il fulmine che egli mandò tornò indietro e colpì nel loro mezzo, uccidendo alcuni e lasciando altri feriti. Dopo questo primo atto, i poteri che possedevo cominciarono a manifestarsi. Io potevo deformare una ragazza che mi rifiutava la sua amicizia, eccetera. Il mio incontro con Satana. Più tardi, io ritornai a Lagos. Un giorno, venne da me una ragazza di nome Nina. Nina, i cui genitori erano originari dello stato d'Anambra, era una giovane ragazza molto bella, ma viveva la maggior parte del tempo nel mare, cioè nel mondo spirituale sottomarino. Lei era una fervente agente della regina della costa ed era molto malvagia. Lei odiava i cristiani fino in fondo all'anima, ed era pronta a tutto per combattere il cristianesimo. Io la incontrai per la prima volta durante la mia visita nel mare. Nina venne per compiere una commissione da parte della regina della costa. Noi andammo via immediatamente e quando arrivammo a destinazione io appresi che noi dovevamo avere una conferenza con Lucifero, vale a dire Satana. Nel corso di questo incontro, Satana ci diede i seguenti ordini: combattere i credenti e non gli increduli perché gli increduli gli appartenevano già. Quando egli disse questo, uno di noi domandò: perché? Egli disse che la ragione era che Dio lo aveva cacciato da quel luogo a motivo del suo orgoglio e quindi non voleva che un solo cristiano potesse entrarci, cioè in paradiso. Egli ci disse anche che noi non dovevamo combattere gli ipocriti. Essi sono come me, disse lui. Proseguì il suo discorso e disse che noi dovevamo combattere solo i veri cristiani. Disse che il suo tempo era vicino,
quindi noi dovevamo combattere come mai prima d'ora per assicurarci che nessuno entrasse in quel posto. Perciò uno di noi gli disse: «Noi abbiamo sentito dire che Dio ha mandato qualcuno per salvare l'umanità e ricondurla a Dio». Satana allora domandò: «Chi è costui?» Un membro rispose: «Gesù». Allora, con la più grande sorpresa, Lucifero cadde dal suo seggio. Egli urlò contro quell'uomo e lo avvertì affinché non menzionasse più quel nome in nessuno dei nostri incontri se lui ci teneva alla sua vita. È vero che nel nome di Gesù si deve piegare ogni ginocchio, Filippesi 2,10, incluso Satana. Dopo questo incidente, egli ci incoraggiò e ci disse di non preoccuparci di questi cristiani, e che lui Lucifero avrebbe regnato presto sul mondo e ci avrebbe dato, a noi suoi agenti, un posto migliore, così non avremmo sofferto assieme al resto del mondo e lui ci avrebbe fatto dei governatori. Egli disse anche che dato che l'uomo ama le cose appariscenti e fantasiose, egli avrebbe continuato a produrre queste cose e assicurarsi che l'uomo non abbia tempo per il suo Dio e che egli avrebbe usato le seguenti cose per distruggere la Chiesa: i soldi, le ricchezze e le donne. Alla fine del suo discorso, egli chiuse la riunione. Questo fu il mio primo incontro con Satana. Ce ne furono degli altri in seguito. Mentre partivo, la regina della costa, che al presente si manifestava in svariate forme, mi invitò nella sua dimora. Lei collocò delle ceneri umane assieme ad altre cose all'interno delle ossa delle mie gambe. Mi mise una pietra, non una pietra ordinaria, nel mio dito e qualcosa d'altro all'interno dell'osso della mia mano destra. Ognuno di questi oggetti aveva il suo compito. La pietra nel mio dito doveva servire a conoscere il pensiero di chiunque era contro di me. La pietra nella mia mano destra doveva servire a darmi il potere di distruggere, e quelle nelle mie gambe dovevano indurirmi maggiormente e così rendermi più pericoloso, e anche il potere di trasformarmi in una donna, in una bestia, in un uccello, in un gatto, eccetera. Lei mi portò in uno dei laboratori e mi diede un telescopio, una televisione e un apparecchio video. Questi non erano degli oggetti ordinari, ma erano quegli oggetti che dovevano essere usati per discernere i cristiani nati di nuovo e coloro che semplicemente frequentavano la Chiesa. Alla fine, lei mi diede 16 ragazze che dovevano lavorare come miei agenti. Nina era una di esse. Io tornai a Lagos armato dei sopra menzionati doni, trasformato in un agente di Satana. Non avevo più alcun sentimento umano e neppure alcuna misericordia nel mio cuore. Io mi misi immediatamente al lavoro e distrussi 5 appartamenti in un colpo. Essi sprofondarono tutti dentro il terreno con tutti i loro abitanti. Questo accadde a Lagos nell'agosto del 1982. L'imprenditore fu giudicato responsabile di non avere posto un buon fondamento e pagò caramente per questa cosa. Molte delle distruzioni che accadono nel mondo oggi non sono fatte dall'uomo. L'opera del diavolo è quella di rubare, di uccidere e di distruggere. Io lo ripeto, Satana non ha nessun dono gratuito. Io mi misi a causare incidenti stradali, eccetera. Un caso che vorrei menzionare è quello di un giovane convertito che andava in giro a testimoniare della sua salvezza e della sua liberazione. Egli, facendo questo, stava causando molto danno nel mondo spirituale, così io pianificai per lui. Un giorno, egli era in un sontuoso bus in viaggio per Lagos. Egli aveva un appuntamento ad una riunione dove egli doveva dare la sua testimonianza. Mentre il bus viaggiava a forte velocità, io desiderai intensamente che esso uscisse fuori di strada. Così avvenne ed esso si andò a schiantare contro un albero. Tutti i passeggeri morirono eccetto questo giovane convertito. La sua salvezza fu miracolosa perché egli uscì fuori dal veicolo attraverso il portabagagli del bus e gridò: «Sono salvo, sono salvo». Noi cercammo di fermarlo di testimoniare, ma non ci riuscimmo. Per mezzo della televisione noi potevamo conoscere un uomo che si era pentito di recente, e noi lo perseguitavamo seriamente per vedere se potevamo farlo ricadere nel peccato. Se dopo 6 mesi noi non ci riuscivamo, noi andavamo nella sua azienda per farla fallire. Se lui o lei era un funzionario civile noi o la opprimevamo per mezzo del suo capo, e se possibile facevamo sì che il suo capo ponesse fine al suo impiego. Se malgrado tutte queste cose,
Egli continuava a rifiutarsi di ricadere nel peccato, allora noi rinunciavamo a lui. Ma se lui ricadeva nel peccato, egli doveva essere ucciso affinché non avesse una seconda opportunità di ravvedersi. Io distrussi tante vite, fino al punto che Lucifero fu molto contento di me e mi fece presidente degli stregoni. Un mese dopo la mia nomina a questa presidenza, fu convocata una riunione. Noi partecipammo a quella riunione sotto forma di uccelli, di gatti e di serpenti. Queste creature sono utilizzate per le seguenti ragioni. A. Il fatto di trasformarsi in uccelli rende gli stregoni più pericolosi. B. Il fatto di trasformarsi in gatti rende gli stregoni capaci di raggiungere sia gli spiriti che gli uomini. C. Il fatto di trasformarsi in topi permette agli stregoni di entrare facilmente in una casa. Poi durante la notte di trasformarsi in uno spettro, poi in un essere umano, e poi succhiare il sangue della sua vittima. In quella riunione noi avemmo solo un punto nella nostra agenda: i cristiani. Noi allora programmammo di tenere una conferenza africana dello stregone, che si doveva tenere a Benin City nel 1983. Noi pubblicizzammo la conferenza su tutti i quotidiani e su tutti i mass media pubblici. Tutte le forze delle tenebre furono mobilitate e noi eravamo molto sicuri che niente avrebbe impedito questa riunione. In effetti, ogni cosa fu programmata bene e non fu trascurato niente. Improvvisamente, i cristiani della Nigeria cominciarono a pregare e a lodare il loro Dio e tutti i nostri progetti furono distrutti. Non solo i nostri piani furono distrutti, ma ci fu anche una vera confusione nel regno delle tenebre. Il risultato fu che la conferenza delle streghe e degli stregoni non poté tenersi in Nigeria. I cristiani devono notare che nel momento che essi si mettono a lodare veramente l'Iddio onnipotente, ci saranno disturbo e confusione sia nel mare che nell'aria, e gli agenti di Satana non avranno nessun luogo di riposo. La preghiera è come lanciare una bomba a orologeria nel mezzo degli agenti di Satana e ognuno si metterà in fuga per salvare la sua vita. Se i cristiani capissero ed usassero la potenza e l'autorità che Dio gli ha dato, essi controllerebbero gli affari della nostra nazione, e solo i cristiani possono salvare la nostra nazione. Dopo il fallimento di questa conferenza che fu tenuta in seguito nel Sudafrica, io fui richiamato nel mare. Quando arrivai, mi fu detto che da quel momento io dovevo abitare nel mare e visitare la terra soltanto per delle operazioni difficili. Mi fu dato un nuovo compito: inventare incantesimi per i maghi guaritori locali. Mi fu affidata la direzione della sala di controllo e la responsabilità di fare regali, vale a dire dovevo aprire chiese di vestiti bianchi, case di preghiera, io dovevo fare prosperare le maternità, aprire dei magazzini e farli prosperare, dare figli e denaro. Spiegherò queste cose una dopo l'altra. 1. Apertura delle chiese di vestiti bianchi. Quando un uomo veniva da noi per ricevere assistenza nel costruire una casa di preghiera e per essere aiutato a compiere guarigioni eccetera, gli venivano date alcune condizioni. A. Egli doveva accettare di donarci 1 o 2 anime ogni anno. B. Una volta che l'uomo avrebbe raggiunto un certo grado di responsabilità nella Chiesa, egli doveva essere iniziato nella nostra società e C. Nessun membro doveva essere fatto entrare nella casa di preghiera con le scarpe ai piedi. Quando egli accettava queste condizioni, gli venivano date le seguenti cose: qualcosa che assomigliava a della ghiaia bianca, delle ossa umane, del sangue e degli amuleti, tutte queste cose in un vaso. Gli veniva dato l'ordine di seppellire questo vaso con tutto il suo contenuto di fronte alla chiesa e di piantare la croce sulla sommità. Dopo il seppellimento si doveva vedere solo la croce. Gli veniva dato il consiglio di costruire una vasca o di tenere una bacinella dove gli spiriti avrebbero del continuo messo dell'acqua speciale. Quest'acqua è quell'acqua che essi chiamano acqua santa. Molte persone, quando sono disturbate da spiriti maligni, si recano da questi profeti affinché essi caccino via questi spiriti. La verità è che essi possono solo aggiungergli dei demoni. Un demone non può cacciare un altro demone. Quello che fa il profeta è questo: egli prega per la persona e poi le dà un panno rosso da mettere in casa sua, e poi gli consiglia di pregare sempre usando delle candele e degli incensi. Mediante questo atto, la persona ci invitava in casa sua. Alcune volte alla persona sarà consigliato di portare una capra, eccetera, come sacrificio.
Questi sacrifici ci permettevano di andare a guarire la persona. Il profeta non ha nessun potere di curare o di guarire. 2. Apertura di una maternità. Se una donna veniva a domandarci di aiutarla ad aprire una maternità e di farla prosperare, noi le ponevamo queste condizioni. A. Sarebbe stato scelto da noi un mese in cui tutti i bambini nati nella maternità sarebbero morti, ma negli altri mesi i bambini sarebbero vissuti. Se lei accettava, le veniva anche dato un amuleto che avrebbe attratto le persone nella maternità. Ci sono maternità di questo genere a Onitsa, a Lagos eccetera, non sono permesse le scarpe in queste maternità. 3. Apertura di negozio stravagante. Quando un uomo ci contattava per essere aiutato in questo campo, gli veniva dato un anello con la condizione che lui non doveva farlo toccare a nessuna donna. Egli doveva anche accettare di essere un nostro membro. Se lui accettava di adempiere queste condizioni, il suo negozio sarebbe sempre stato rifornito da noi con i prodotti migliori e con quelli più recenti.